Ciao a tutti, quando capita di osservare da vicino un orologio che suscita interesse, normalmente non ci si fa perdere l'occasione, quindi questo è il motivo per cui oggi vi parlerò dell'Ichnos Spargideco. Alcune volte quando vi passano davanti certi orologi non volete farvi sfuggire l'occasione di vederli, e perché no anche di provarli come in questo caso. Oggi vi parlerò di questo Ichnos Spargideco, un orologio che sapete, conoscete già tutti, lo avete visto anche in diversi video, però oggi parlerò io di questo orologio di Pierpaolo Cassoni, un mio collega youtuber che ha fatto anche questo bel passo di affermare quella che è la costruzione di un orologio che è fatto interamente con dei criteri personalizzati, quindi dei requisiti che fossero tramandati anche dagli orologi diver del passato. Qui troveremo una cassa super compressora, vedremo come sarà fatto il fondello, quindi apriremo questo orologio e vedremo anche come sarà fatto proprio all'interno. Un orologio molto particolare che ha lo scopo di portare a noi quelle che sono le tecnologie attuali, però con quell'animo un po' nostalgico degli orologi che vedevamo negli anni 60-70. Quindi oggi io vi parlerò più che altro non della storia, ma di come si comporta questo orologio, come è fatto, per aggiungere anche qualcosina in più rispetto a quanto già tutti sappiamo di questo famoso orologio di Pierpaolo che ha prodotto l'Ichnos, dove vedremo e avrete anche, per chi lo acquisterà, una variegata scelta e distinta base di orologi. Nonostante tutto, sono orologi molto richiesti che alcune volte possono anche già non essere più disponibili, come questo esemplare che vedremo fra poco. Eccolo qua, l'Ichnos Spargideco, una bella referenza questa, perché il colore del mare ovviamente lo ritroviamo anche all'interno del quadrante di questo orologio. Poi, avendo, ecco qui, il set anche del cinturino Tropic, questo è un bel cinturino Tropic perché al mare potrete indossarlo senza aver paura di logorarlo, essendo fatto in gomma plastica. Possiamo anche montare questo, ecco, io ho scelto proprio questo per presentazione, forse perché è più significativo, visto che abbiamo anche delle particolarità anche di regolazione. Guardate, le maglie sono nascoste e quindi possiamo andare su questo mesh a rimuovere da un singolo perno che vediamo, ecco qua nei particolari, perno ad estrazione, quindi la regolazione completa di tutto il bracciale, andando a fare la chiusura proprio diretta, molto molto robusta. La rivediamo anche. Ovviamente questo forse è stato chiuso 2 volte e 2 volte proprio da me, quindi è nuovissimo questo bracciale. Anche la parte del deployante è molto robusta, la sezione è proprio ben dimensionata, questa non si piega, ragazzi, neanche a morire, ecco. La parte anche eccolo qua, stiamo vedendo ancora le pellicole. La parte della cassetta ovviamente è simile a quella di i classici Seiko, che hanno la solita scatoletta interna per la chiusura della doppia pressione, e ovviamente ritroviamo anche qualità in tal senso. Il vetro che stiamo vedendo è la particolarità proprio di questo orologio. Guardate che tipo di profilo ha, è molto particolare perché raramente abbiamo visto un orologio del genere su Watchfan, riprende un po' quella fisionomia degli orologi anni 60, 70 anche. Abbiamo visto un qualcosa di simile sul canale quando ho realizzato il video dell'Omega Flightmaster. Guardate come si perde all'interno il riflesso in questo vetro, che rispecchia per fisionomia i classici plexi, però io sono ben contento di vedere anche che lo zaffiro riesce a dare questo risultato, perché andando ad indossarlo, eccolo qua, questa intanto è la resa estetica sul mio polso, un polso da 17 con questo bracciale. Adesso per regolazione aderisco il bracciale al polso, però
è molto bello anche vedere proprio questo tipo di riflesso che vedete, questo gioco anche di riflessi. La parte funzionale che stiamo vedendo adesso invece dell'interno della ghiera, ecco, è data da queste due corone impermeabili. Vediamo una particolarità, questa di una cremagliera interna che vi farò vedere poi dopo, dove non ci sono particolari, ecco, giochi. La presa è sempre molto diretta perché alcune di queste cremagliere soffrivano anche il problema della gravità. Questo si presentava negli orologi russi perché il diametro circonferenziale, la circonferenza primitiva del pignone che è calettato sulla corona e quello della cremagliera alle volte aveva anche una variazione, quindi mancava l'impegno a seconda della posizione in cui si trovava l'orologio. Se era capovolto ovviamente mancava l'impegno e quindi non c'era la rotazione, c'era uno slittamento della corona sulla cremagliera, cosa che non capita su questo e che vi farò poi vedere dopo. Quindi la rotazione è bella fluida, non ci sono anche particolari rumorosità di impegno sulla cremagliera. Questa invece riguarda la corona Ore 4, quella che è la regolazione, Sellita SV200 all'interno, macchina che abbiamo già visto più volte, quindi ultra collaudata, lo si riconosce, almeno io lo riconosco subito dalla frizione quando un calibro è ben realizzato, perché ovviamente attacca subito senza particolari giochi di sorta. Quello che voglio andare a vedere adesso è un cambio data. Vedete, il cambio data è semi istantaneo perché lo abbiamo visto più volte, c'è una molla sul disco data che precarica la regolazione, il cambio, e quindi ovviamente non si ha un cambio netto poiché è diverso anche il tipo di elemento che viene utilizzato, come vi ho già mostrato ad esempio su Rolex. Cose particolari, l'avvio è ottimo e la chiusura anche delle corone è, lo state vedendo, senza particolari problemi. Per essere sicuri qui possiamo andare a tirare parecchio perché sia il canotto che la corona non hanno problemi particolari di debolezza. Certo, se andiamo a svitare questa corona Ore 2 voi noterete che c'è un po' di gioco, ma è normale perché c'è un filetto, un perno filettato all'interno dove si avvita poi con la testa di una vite, e questa è la corona, cosa ben diversa di un tiretto invece che va all'interno del calibro, quindi ha tutto un altro sistema anche di solidità. Questo è la parte anteriore dell'orologio, la scala per i tempi di decompressione, quelli che possiamo vedere, non so, 25, meno 25 ci si immerge e poi si calcola, questo se non sbaglio sulla scala, il tempo di decompressione arrivati a meno 3 metri, quindi stando 40 minuti bisogna fare un'attesa di, eccola qua, 5 minuti. Questa è la parte anteriore, molto bella Soleil, invece la finitura come in Omega, i Mark II o anche i Mark III che avevano questa classica finitura proprio su questo genere di casse, e proprio di casse parliamo perché questa è una cassa Tourneau. Qui vediamo l'arcipelago della Maddalena rappresentato, eccolo qua. E poi molto bello perché essendo orologio italiano tutte le rappresentazioni anche di specifica sono realizzate in italiano, questa è una bella cosa. E poi solo per finire, questo è il nostro profilo con anche il bracciale molto molto robusto, nulla a che vedere con i soliti bracciali Milano, ecco. Questo è l'orologio che andiamo a pesare e andiamo a vedere quanto registriamo su Ichnos, ed eccoci qua. Con questo bracciale arriviamo a 164 grammi, che è il peso classico, se si può dire, di un orologio diver sub ben strutturato, poiché qui abbiamo 200 metri anche di profondità e quindi di tenuta. Leggero passaggio, veloce passaggio sulle dimensioni, lag to lag, se ne è parlato anche di questo orologio, andiamo a testimoniare quanto registriamo con questo calibro, siamo 49.7 e lo spessore 15,19
eccolo qua, registriamolo bene, 15 e 15 e 15. Grazie a questo vetro che ha un flashness molto rilevante, sicuramente potrebbe scendere anche se avesse un altro tipo di profilo. Altre cose, abbiamo il bracciale che è un 22, quindi ben dimensionato anche alla corporatura dell'orologio, alla mole dell'orologio, perché stiamo parlando poi alla fine di un orologio che ha un diametro di 42 su specifica. Andiamo a vederlo. Difatti abbiamo un 42 è un 41,9 a seconda poi della parte in cui andiamo a registrare la quota, ecco un 42,1, ecco, possiamo dire. Queste sono le dimensioni di questo fantastico orologio che adesso andiamo a vedere come al solito anche più nei particolari. Beh, il blu è sempre bello da osservare, non c'è nulla da dire, poi specialmente quando cambia anche non solo colore, grazie a queste scale sulla decompressione, ma anche proprio per la finitura. Ecco, Ichnos, vediamo il nome, il brand di questo bellissimo orologio che andiamo a vedere quasi in ogni dettaglio, ecco. Guardate come è trattato il Superluminova all'interno della ghiera interna, sembra quasi trizio addirittura. Ci spostiamo, sfera dei minuti, e ci fermiamo sul calettamento. Guardate come è calettato centralmente la sfera. Pulizia assoluta per quanto riguarda anche l'installazione. Guardate, qui piccoli rimasugli, ma queste sono cose che vediamo praticamente in ogni orologio. E usciamo di nuovo, arcipelago, ma veramente bello. Devo dire che questo colore, ragazzi, penso che metta tutti d'accordo, anche perché è impreziosito. Poi ecco, lo stiamo vedendo da questa cornice poi che va a scendere con questo degradé, non solo anche sul tipo di finitura, ma anche per la squadratura proprio della finestra, del contorno della finestra data. Ed ecco il numero 28 che vi ho scelto per rappresentare così in completezza, Swiss Made. E questo è un giro poi periferico sull'inserto sulla ghiera interna, vedete, anche realizzato in maniera circolare, quindi la finitura che va poi a cambiare con il tono interno del quadrante. Guardate che bello accostamento. Beh, qua adesso è curioso vedere alcuni aspetti, ma sicuramente l'avrete già visto anche da altre parti questo orologio all'interno. Tanto il fondello come è creato potrebbe sembrare un po' complesso, ma in effetti non lo è, perché ecco, vi mostro meglio. Il filetto che vedete non è collegato solidale al fondello, si tratta di un anello con delle chiavette che vengono inserite all'interno di queste chiavettine che vedete, di queste aperture. La parte interna, quindi questo lato e quest'ultimo, 1, 2, 3, 4, sono solidali col fondello. Queste sono delle finestre, delle aperture che permettono l'ingresso dell'anello del fondello. E vi spiego meglio. Ad esempio, se fate finta che questo qua sia l'anello del filetto, ci sono 4 chiavette, quindi 4 chiavette che sporgono e che vengono inserite poi, eccolo qua, all'interno del fondello. Girando poi il fondello, ovviamente cosa succede? Che queste chiavette si potrebbero muovere, però se vedete, eccola qua, questo è il dentino che è solidale all'anello. E poi abbiamo questa molla che è una molla di sicurezza che non permette di fuoriuscire a questo anello filettato. Di conseguenza questo poi avviene essendo flottante. Cosa succede? Più la pressione spinge e più va a chiudere sulla corona, sulla cassa. Quindi noi avvitiamo, se viene avvitato in maniera con una coppia troppo elevata, rischiamo di rompere quelle chiavettine che vi ho fatto vedere, perché l'anello solidale ha queste 4 piccole protuberanze che vanno all'interno e che poi vengono fermate da questo anellino che vedete qui. Ecco,
e quindi non permette la fuoriuscita. Ma questo è l'orologio. L'orologio è composto all'interno da questo calibro che è un 28, un Sellite SV200, vedete 26 rubini, e poi abbiamo anche un distanziale, dato che comunque l'orologio ha delle dimensioni che non sono proprio quelle da 39-40, giustamente, e poi abbiamo le due corone, questa che vediamo a ore 4 che andiamo a svitare, e poi questa qua. Andiamo a rimuovere l'O-ring ed eccolo qua. Questo è l'orologio visto dall'alto. Cosa succede? Qui noi andiamo a muovere la massa oscillante tramite, ecco, la rotazione, giusto per l'inerzia del peso della massa oscillante. Può capitare che quest'ultima si muova con la rotazione della carica manuale, mentre questo serve in maniera bidirezionale a muovere quello che è poi alla fine la nostra ghiera interna all'orologio. Qui non vediamo come il fenomeno della cremagliera, ma ve lo mostro subito. Questo è lo stesso principio che molti di questi orologi utilizzano e che ritroviamo, e vi ho già mostrato anche in Omega come è realizzato. Se andate a vedere il video di Omega Flight Master potrete rendervi conto anche per esempio di un altro tipo di costruzione sempre analoga che ha lo stesso scopo di realizzazione. Bene, luminosità che andiamo a vedere, perché qui abbiamo due sostanze che sono ecco, trattate su questo orologio. Guardate la sfera dei minuti, diversa rispetto alle altre perché assume una tonalità di colore molto simile a quella, ecco, qui sto mettendo di fianco il mio Zodiac, guardate anche la diversità. Se su Ichnos si utilizzasse il verde della sfera minuti, ovviamente avremmo risultati migliori, però ovviamente possiamo apprezzare. Ma guardate come poi nel tempo pian piano si va ad uniformare anche la diversità di luminova su Ichnos. Ovviamente su Zodiac abbiamo trattato la superficie soltanto con un tipo di luminova, anch'esso super luminova, che poi malgrado tutto continua ad avere una certa stabilità. Guardate come sta pian piano cambiando invece questa tonalità blu di Ichnos, andando verso quella che più o meno è la somiglianza anche alla sfera dei minuti. Facciamo qualche giro giusto per vedere con questo Spargideco Ichnos quali sono anche i rilievi che otteniamo. 310 gradi di amplitudine, più 10 lo vedete non solo dal dato riportato ma anche dalla salita di questo grafico che vediamo con 0,4 di repair sulle levate, e sono i classici dati che abbiamo visto molte volte durante le nostre prove, e qui andiamo a vedere anche l'accuratezza, come c'è un minimo cambiamento, essendo anche molto più pulito rispetto a quello che abbiamo visto sulla parte iniziale. Guardate anche la coerenza del segnale. Una volta regolato questo orologio, per ipotesi volessimo tirare giù questo valore di 15 secondi, ovviamente l'accuratezza rimarrebbe anche la stessa. Questa poi dipende molto anche da ogni tipo di calibro. Alcune volte ogni calibro può avere un comportamento a sé stante, quindi non ripetuto, nonostante la produzione in serie di questi oggetti può essere conforme per ogni tipo di item. Però guardate, questo si comporta molto bene, per esempio, se parliamo di questo orologio nella fattispecie, perché continua ad osservare questo valore di anticipo che stiamo vedendo, e dove è fisiologico invece un comportamento diverso sul ritardo di impulso, e poi mantiene sempre un ottimo dato, nonostante sia sulla verticale, un ottimo dato di amplitudine. Questo vuol dire che non ha molte perdite. Adesso un po' forse avremo una seduta del valore, ma comunque è ottimo per quanto mi riguarda.
Bene, vi ho mostrato alcuni tratti caratteristici di questo Ichnos Arcipelago, che propone delle soluzioni tecnologiche che non sempre si trovano sul mercato, soprattutto nella fascia dei micro brand. Un orologio giovane che ovviamente ha ancora possibilità di sviluppo. Tra le cose che ho notato, per esempio, non so, la chiusura della corona, che ad ore 4 risulta un po' più dura proprio sul tratto finale rispetto a quella ad ore 2, che si occupa della funzione della rotazione della ghiera. Nonostante tutto, i due sistemi adottano lo stesso tipo di O-ring, quindi per l'impermeabilità. Una sottigliezza che mi è piaciuta molto è che l'O-ring è di colore rosso. In aeronautica si usa proprio il colore rosso quando si deve avvertire, segnalare la possibilità che ci sia un pericolo perché un sistema non è in sicurezza. Quindi nella chiusura di un connettore, ad esempio, ci sono delle finestrelle che di colore rosso o di colore blu, se non coperte, segnalano la fatalità, quindi l'apertura e la non chiusura quindi del connettore. Questo è un esempio. Quindi quando voi andate a chiudere l'O-ring di questo Ichnos, se non coprite la O-ring completamente, ecco, voi potreste rischiare di avere la corona aperta. Quindi questa è una sottigliezza che mi è molto piaciuta su questo orologio, e che trova luogo anche per esempio in un altro orologio, il Bremont Martin Baker adotta delle soluzioni simili sempre con questo tipo di accorgimento. Il vetro è un vetro che ha un flashness molto pronunciato, questo loop perimetrale in linea curva che aumenta le probabilità di un urto accidentale, perché non è, fatemi dire, protetto da una ghiera o da una lunetta. È un po' come i panerai a seconda anche della misura, che sia un 44, 42 o 40, ha una superficie molto ampia del vetro, quindi che aumenta le probabilità di urto, invece lasciando l'incarico ad una ghiera che normalmente potrebbe equipaggiare un orologio. Ma questo comunque durante l'urto, questa linea curva potrebbe anche favorire quella che è la distribuzione dell'urto sull'orologio, perché attenzione, quando i vetri sono planari alla superficie dell'orologio, della ghiera, c'è un piccolo smusso molte volte, anzi sempre, che è una sorta di bisello. Quella è una molatura che permette di non avere lo spigolo vivo del vetro, ma nonostante ciò, se prendete un urto con l'orologio, e lo vedete anche in orologi di gamma di fascia più elevata, ecco, si vanno a creare delle micro scalfitture che poi alla fine potrebbero anche rendere necessaria la sostituzione del vetro. Altre cose particolari, entriamo dentro l'orologio, all'interno del quadrante. La visibilità ho notato non essere molto immediata, ma questo è giustificato dal fatto che comunque ci troviamo di fronte ad una scala, per esempio quella di decompressione fra le varie, da consultare. Quindi, non essendoci un netto contrasto fra le sfere e il quadrante, la leggibilità non è subito immediata 10 su 10. È una caratteristica che ho notato anche del mio Zodiac Super Seawolf, che ha delle sfere di colore nero trattate in superluminova e un quadrante nero. Qui abbiamo un quadrante che, ovviamente, avendo una scala di consultazione anche mediamente complessa, deve essere subito consultabile, e da lì poi a luci spente abbiamo notato anche un decadimento maggiore del Superluminova BGV9 rispetto al C3, che io preferisco. La frequenza verde, anche nei confronti che ho mostrato in passato fra Panerai, Rolex e Seiko, è sempre quella vincente anche sul Chromalight, e quindi su quella banda di frequenze che vanno verso il blu. Cose particolari quindi è il decadimento maggiore del BGV9 rispetto al C3, che rende meno visibile poi l'indicazione al buio rispetto all'altra. Quelle cose particolari che troviamo sulle misure, perché tutto ciò, la scala, questa scala di consultazione giustifica anche la dimensione in qualche modo. Un 42 mm è sicuramente più leggibile, più consultabile di un 40 mm, immaginate anche. Quindi all'interno del calibro noi troviamo poi un Sellita SV200, calibro ultra affidabile, che abbiamo già visto anche qui su WatchFan, su diversi orologi, confrontandolo anche con ETA 2824,
dove c'è l'alloggiamento di uno spacer in metallo che quindi rende ben solido l'assemblaggio dell'orologio stesso. Assemblaggio che è fatto con il fondello con tecnologia super compressor, l'avete visto anche bene nei particolari. Io preferisco un fondello convenzionale, quindi è realizzato in un solo elemento di macchina fresato, che offre sicuramente una coppia maggiore rispetto ad un supercompressor. Se voi chiudeste in maniera esasperata un supercompressor come un fondello convenzionale, rischiereste la rottura dei quattro correntini che ospitano l'anello del filetto con le quattro chiavette che entrano all'interno delle fessure di questi correntini, che poi vengono chiusi con una sorta di molla che fa da rostro e quindi rende flottante l'inserto della ghiera. Tutto ciò chiuso, ma non in maniera proprio esasperata, rende possibile poi questo fondello flottante e quindi flessibile alle pressioni poi in profondità, rendendo poi il supercompressor la proprietà di questo tipo di tecnologia. Altre cose, l'orologio di per sé l'avete vista, qualità, fatemi sapere anche voi poi nei commenti la vostra esperienza, se avete acquistato Ichnos, quelle che sono anche le vostre idee riguardo quello che avete visto e quello che vi ho detto. Mi raccomando però, iscrivetevi ancora a Watch Fun, attivate la campanella delle notifiche perché fra gli orologi che ho trattato, quelli che tratterò potrebbe esserci anche il vostro. Ciao a tutti!